Signore e signori e tutti voi all'ascolto, buongiorno. Oggi è il 20 di novembre del 2021, siamo a Ravenna e questo è il MAR, il museo di arte, non lo so, e questa qui di fianco è una chiesa che anche questa adesso non lo so. Comunque qui c'è un cavallo e una balla di fieno dorata e c'è anche una cache. Questa cache fa parte della Ravenna Tour, è la numero 5 e questo è il cavallo di Palladino. E là sopra c'è il Il piccione MAR di Palladino. è il Anzi, museo tre d'arte piccioni della di città di Palladino. Ravenna, ha sede presso l'ex monastero di Santa Maria in Porto, struttura architettonica denominata anche Loggetta Lombardesca, costruita tra il 1495 e il 1525 e conserva ancora un magnifico chiostro del Rinascimento. Cos'era quella mano? No, fai vedere! Allora, ti ho detto 1.000.000 di volte, non riprendere la mia faccia, riprendi le cose qui intorno. Abbiamo un operatore che proprio non è buono. Sede di numerose e importanti mostre d'arte temporanee, ospita 3 collezioni permanenti. Collezione antica con opere Permanenti. collezione antica con opera dal XIV al XVIII secolo, collezione moderna con opere dall'inizio dell'Ottocento alla prima metà del Novecento, collezioni di mosaici contemporanei con opere della metà del Novecento a oggi. Vi si conserva inoltre la statua di Guidarello Guidarelli di Tullio Lombardi, 1525, un'opera in marmo di superba bellezza e ricca di leggenda. Il piano oggi era quello di arrivare qui a Ravenna un pochino prima e fare un giro per il centro. In realtà è tardissimo ormai e quindi niente, adesso cominciamo già ad avviare alla macchina perché siamo qui a Ravenna per un motivo. Oggi c'è il GIF, il Geocaching International Film Festival. Siamo poi arrivati tardi anche perché in realtà stamattina ci siamo fermati a cercare i final delle 2 multi di ieri, quella che andava verso Ravenna e quella verso Comacchio. Comacchio non abbiamo trovato la scatoletta alla fine, invece quella Ravenna sì. Quella della Salina invece mancava il cartello con indicato l'apertura alare di non mi ricordo quale volatile, quindi non avevamo il dato per calcolare il final. Cercando su internet più o meno dovrei aver capito dov'è, però insomma vabbè, alla fine non ci siamo andati, sarà per un'altra volta. E prima dell'evento, insieme a dei loschi figuri, siamo venuti, prima del GIF insomma, perché l'evento è tecnicamente già questo, siamo venuti a fare un pochettino di geocaching. Questa è la chiusa di San Marco e l'owner di questa cache è la signora. Durante il III secolo i corsi del fiume Ronco e del fiume Montone si strinsero attorno alle mura della città di Ravenna, circondandola rispettivamente a sud, a nord-ovest, per poi ricongiungersi verso il mare Adriatico. I 2 fiumi costituivano un importantissimo apporto idrico di acque di superficie per gli usi urbani, per la difesa delle mura, per le attività dei mulini e degli opifici idraulici, ma esposero più volte Ravenna a rovinose inondazioni causate dalle ripetute rotture e tracimazioni del sistema arginale fino al 1700. La chiusa di San Marco fu edificata negli anni 30 del 1700 per permettere di deviare la confluenza dei 2 fiumi a circa 3 km a sud della città con un tratto di letto artificiale, i Fiumi Uniti. Questo fu il primo di numerosi interventi nell'ambito dell'imponente lavoro di diversione dei Fiumi Uniti che durante il 1700 cambiò l'assetto idrografico del territorio ravennate. Dalla chiusa di San Marco fu realizzato un canale artificiale scavato in direzione del Panfilio, l'antico porto canale che cadde in disuso in seguito a questo intervento, dove tuttora è visibile la confluenza dei 2 fiumi. Tali opere ebbero notevoli ripercussioni positive sugli eventi della città di Ravenna. La realizzazione della chiusa di San Marco venne così completata parallelamente alle opere di escavazione dell'alveo dei Fiumi Uniti. Le funzioni della chiusa sono molteplici. Oltre a regimare il mancato dislivello esistente tra i 2 alvei, è quella di sostenere la derivazione dell'acqua per i mulini della città. E adesso andiamo a filmare la cache che l'hanno già trovata. Vediamo dove conviene andare, perché allora Eccola qua.
Vi darò le coordinate delle altre a questo punto. Ok. Siamo nel Parco della Pace con tutti questi mosaici. Ah, c'è anche là. Questa cache si chiama Museo a cielo aperto. L'owner è sempre la nostra nordicante. Il parco ospita opere di mosaicisti contemporanei ed è un vero museo a cielo aperto. Ideato nel 1980 dal mosaicista e scultore belga Claude Rayer, insieme a Isotta Fiorentini Rancuzzi, il Parco della Pace è stato realizzato nel 1988 secondo un progetto dell'architetto Sergio Bianchini con la consulenza di Mario Manieri Elia. Il comune denominatore delle sculture qui collocate sono le tematiche legate alla pace e all'amicizia tra i popoli, rappresentate dai diversi artisti, italiani e stranieri, che danno voce con diverse tecniche e materiali a un messaggio universale. A selezionare gli autori che avrebbero contribuito alla realizzazione del Parco della Pace fu una commissione internazionale presieduta dal grande storico dell'arte Giulio Carlo Argan e composta da Palma Bucarelli, Mario Manieri Elia, Achille Bonito Oliva e Pierre Restany. Furono individuati alcuni tra gli artisti più rappresentativi del tempo, come Mimmo Paladino, Bruno Saetti ed Emilio Vedova, che prepararono i cartoni pittorici poi interpretati dai mosaicisti. Il cartone di Paladino venne eseguito con grande onore dalle scuole ravennati. Nel 1990 Acomena Spazio Mosaico ha arricchito il parco con una sua opera senza titolo, tratta da un francobollo disegnata dall'Accademia di Belle Arti di Ravenna, stampato dalla Zecca dello Stato in 4 milioni di esemplari. Hanno fatto un largo uso di San Pietrini per fare questi mosaici. Ah, questo qui è quello del francobollo. Qui dallo stadio abbiamo un'altra cache che si chiama Street Art Millo e Fabrizio Sarti. Millo nasce a Mesagne, cos'è, Brescia? 1979. Dopo gli studi in architettura ha iniziato una personale ricerca estetica nel campo della pittura, concentrandosi sul rapporto tra lo spazio e l'individuo, uniti da una relazione ineluttabile che si muove tra micro e macro universi indissolubilmente legati. Vabbè, poi c'è tutta la vita di questo tizio e vabbè, adesso cerchiamo. Ah, c'è anche Fabrizio Sarti che nasce nel 1977, un'ottima annata, a Varese, dove dai primi anni 90 comincia ad esprimere la sua creatività sui muri di varie città, facendosi conoscere nel mondo del writing come Sea, non lo so, dipende come se lo vuoi leggere all'inglese o meno. Qui siamo a un'altra cache che non è ancora stata pubblicata, è in anteprima, si chiama La Cittadella. Per l'edizione del 2019 del Festival Subsidenze, i due street artist Erika Ilcane e Bastardilla hanno realizzato in via Gulli 249 quello che ad oggi è divenuto l'ingresso della cosiddetta Cittadella dello Street Art, che diventerà una sorta di museo a cielo aperto dedicata alla street art. L'edizione del 2020 del festival si è realizzata in gemellaggio con il comune di Mantova, dando vita al progetto Virgilio e Dante 4.0, nuove storie antichi a maestri, in onore del sommo poeta e dei 700 anni della sua morte. In totale sono presenti 8 murales, 4 all'interno della cittadella e 4 affacciati su via Gulli. Vabbè, qui abbiamo tutte...
Ci abbiamo la nutria che sta allegramente nuotando. Ieri ne abbiamo vista una in mezzo alla strada, c'è molto più che abbiamo fatto. Era lungo. E qui abbiamo sti gabbiani. Cose in tutte le lingue. Quindi magari una parola da trovare col certitudine, ma Questo col cruciverbo è bellissimo. Ci sono anche le definizioni, c'erano anche quelle orizzontali lì, però non ci sono più. E sono rimaste quelle verticali. Bellissimo. tutte le lingue. E qui dal centro ricreativo dove verranno proiettati i filmati del GIF abbiamo una nuova cache uscita Aurora, Street Art Zamok si chiama, infatti come potete vedere stanno già cercando. Luca Zanni, in arte Luca Zamok, è nato a Modena nel 1986. Sin da piccolo ha tratto ispirazioni da differenti influenze, fumetti anni 80, mitologia e anatomia umana. Ha frequentato l'Accademia delle Belle Arti di Milano, dove ha conseguito un titolo in graphic design e art direction. Il suo lavoro abbraccia diversi media, dall'inchiostro su carta al digitale, dal fumetto alla street art. Durante gli ultimi anni di professione ha vissuto in diverse città, Milano, Berlino, Londra, Istanbul, Los Angeles e Barcellona. Ha partecipato a diversi festival di urban art in giro per l'Europa. Il murales, realizzato a Ravenna per il Festival di Street Art Subsidenze nel 2017 sulla cupola dell'ex Chireco, ora centro polivalente ricreazioni, è tra i più grandi che Zamok ha finora realizzato. Un fitto intreccio di piante, fogli, fili d'erba e fiori dai brillanti colori decorano 560 metri quadrati di superficie e ingannano l'occhio quando si ammira da lontano la struttura, immersa nel verde. E qui abbiamo l'elenco dei film, dei corti, insomma, la biro per votare. Sì, sono un po' rimba, è una matita, non è una biro ovviamente. Spoileriamo i miei voti. Qui abbiamo anche la rana. Qui abbiamo anche la Geofigu dell'evento fatta dal Bau Team ovviamente, e abbiamo anche una confezione di Geofigu. E c'è anche la lotteria e ho vinto un Geocoin! Ebbene, dal GIF è tutto. Noi adesso ce ne torniamo a casa perché domattina ho la sveglia all'alba perché ho una camminata. Eh sì, si vede un po' il fiato. Ti sono piaciuti i filmati? Sì, carini, divertenti. E ho vinto il Travel by Geocoin, insomma che è. Va bene, ok, poi lo attiverò e me lo porterò sempre dietro per le nostre avventure. Bene, qui se ne stanno andando un po' tutti. Ciao ciao!